qualcuno guida la mia mano. Bene, allora la decisione è presa, no? Facciamo vetroresina. Allora, che cos'è questo? Vediamo il risultato finale. Sono un matto. Siamo Marina e Maurizio. Volevamo soltanto viaggiare e finalmente abbiamo comprato il camper dei nostri sogni. Ma chi caspita lo sapeva che era infiltrato? Rimanete con noi per un'estate piena di video nerd e tutorial su come ristrutturare una caravana infiltrata. Questo è il nostro serbatoio da 22 litri per la doccia. Ovviamente è sempre un serbatoio di quelli per i carburanti, però va bene. Il problema è che è completamente da modificare. Abbiamo messo qua l'aggancio da mezzo pollice, anzi 3/4 di pollice interno, femmina, e un pollice esterno. Perché? Perché qua andrà avvitata la resistenza per scaldare l'acqua, ok? Quindi questo è il primo foro che faremo qua. Non potevo utilizzare nient'altro perché probabilmente non verrà neanche riempita tutta, quindi essendo a questa altezza, anche perché agganciarlo sotto è un problema. No, non vogliamo che si sciolga la tanica. Esatto. Poi. È vero che questo, l'acqua quando ti fai una doccia dovrebbe essere 38 gradi, 40 credo, non di più. Per Mauri 36, per Mari 40. Ma anche 34. E quindi non dovrebbe comunque raggiungere delle temperature enormi. Oltretutto sarà sempre immersa nell'acqua, quindi non dovrebbe avere problemi. Poi dovremo prendere, probabilmente se riesco utilizzo questo, ma non sono sicuro anche qua, questa come presa dell'acqua, quindi per l'aspirazione dell'acqua e della pompa. E poi mi serve un altro buco per la sonda della temperatura, perché verrà messa la sonda che regola quindi l'accensione e lo spegnimento della resistenza. Quindi qui cosa abbiamo? Abbiamo un serbatoio dove arriva l'acqua, diciamo, all'uscita della doccia, quindi già insaponata, anche se useremo saponi biologici, e viene già scaldata. Poi viene ripompata, passa in tutti gli stadi dei filtri e ti fai la doccia. Quindi questa è un attimino una cosa. Quindi questo serbatoio qua serve per recuperare le acque grigie, fra virgolette, scaldarla, misurarla come temperatura e poi rimetterla nel circuito. Detto così sembra semplice. Sì, poi farò uno schema. Allora, questo è il serbatoio che c'è sotto il camion, dove verrà pompato, ci sarà un prefiltro, piccolino questo, un filtro di sedimenti, che dopo vedrete, la pompa 12 volte da 7 bar e mezzo, un vaso di espansione che sostanzialmente è quello che mi tiene la pressione nell'impianto, i 3 filtri che avete visto prima azzurri che stavo montando, esce, va alla lampada UV e sostanzialmente mi esce dalla doccia ovviamente. Prendi. Adesso abbiamo sigillato col Sikaflex. Io spero che la Sikaflex prima o poi me ne regali almeno un tubetto. Fatto passare dall'interno, abbiamo praticamente messo un fil di ferro da qua al buco e le grandi dita di marina, o meglio le piccole dita di marina, sono praticamente riuscite infilandosi dentro a farlo, diciamo, arrotolare, a ravvigliare, Avvitare? a avvitare. E adesso io ho messo un controdado siliconandolo con appunto il Sikaflex per cercare di dargli una chiusura più stagna possibile. È vero che all'esterno, quindi se dovesse gocciolare non è un problema, però non vorrei innanzitutto che inquinare, anche se le acque dovrebbero essere tranquille e non inquinanti, però insomma non mi piace che goccioli. Bene, abbiamo messo il Teflon nella nostra resistenza. Questa è una normale resistenza 220-500 watt che si trovano nei boiler. E adesso, visto che il nostro buco è bello fisso e dovrebbe essere anche impermeabile, inseriamo questo riscaldatore di 150 mm, quindi questa è la grossezza.
Adesso cercherò di mettergli un qualcosa, visto che all'esterno una scatolina che me la rende impermeabile, anche se ho già preso dei connettori che sono al gel, nuovi, non l'ho mai visti, che sostanzialmente sono un tipo di rubacorrente di una volta, che lo rendono impermeabile. Però non mi fido, io una mascherina comunque qua, qualcosa incollato glielo metto, giusto per evitare un po' d'acqua che magari potrebbe arrivare dalle ruote. Bene, altro buchetto da fare, o meglio, qua dentro c'è questo, diciamo così, buco originale, che sostanzialmente c'è questa cannuccia che arriva fino in fondo ed era originariamente il pescaggio del carburante, proprio perché questo qua appunto è un serbatoio nautico, no? Allora cosa faccio? Siccome io non pescherò qua perché la sezione è un po' piccola, quindi la mia pompa io dovrò fare un altro buco di pescaggio, cosa faccio? Io adesso ve lo faccio vedere. Io ho questo apparecchio qua, che sostanzialmente è un termostato per acquari, dove ha una sua sonda collegata, che dovrebbe essere già impermeabile, però anche dalle recensioni tutti hanno detto non si fidano, poi comunque l'acciaio rilascia il cromo, insomma, dicono, consigliano di isolarlo. Lui legge la temperatura attuale tramite la sonda, imposti la temperatura che vuoi tu, ovviamente se alto e basso fa raffredda o scalda. E ha due uscite, una normale ciabatta, dove una è cooling, quindi raffredda, e l'altra è heating, quindi scalda. Quindi io sostanzialmente collegherò il mio, diciamo l'uscita del mio termostato, ok, che ho appena messo, lo collegherò alla parte di riscaldamento, perché? Perché la sonda, non so, rileva 40 gradi. Io ho impostato 41 gradi, questo scalda fino ad arrivare a 41 gradi. Come scende di un grado riscalda e via discorrendo, quindi dovrebbe mantenermi la temperatura costante. Questa sonda, siccome non voglio inserirla direttamente in acqua per il motivo che vi ho appena accennato, cosa farò? Qui ormai me le sto inventando tutte. Vado ad utilizzare il tubo del pescaggio precedentemente elevato, lo vado a siliconare, per cui lo rendo stagno, perché questo qua una parte rimane fuori, che è qua, no? Vado a siliconarlo qui in basso e quindi cosa succede? Non si riempirà d'acqua, lo spessore di questo comunque rileva una temperatura, poi se è un grado in meno lo regolerò in base anche alla temperatura dell'acqua che sento sul corpo, quindi posso mettere un grado più, un grado meno, ma comunque la temperatura dovrebbe rilevarla, al massimo può avere un po' di ritardo, ma non credo. Praticamente io ho questo che non è a contatto con l'acqua, comunque mi rileva il calore e vado a riutilizzare un buco che diversamente non avrei utilizzato. Oltretutto è carino perché poi ha il suo connettore terminale che diventa quindi completamente stagno. Quindi anche qua non si butta via nulla, si recupera tutto. Bello, Sikaflex, mazza se sporca però. L'abbiamo siliconato, tappato con il Sikaflex, giusto l'ultimo centimetro, quindi dovrebbe essere impermeabile. E adesso, o meglio dopo, quando è asciutto, quando è già anche montato il serbatoio, andrò a inserire semplicemente la sonda così, fino in fondo, dovrebbe tenere. E poi chiudo sopra normalmente. Ho reinserito il tubo all'interno, non so se si vede. Ho tagliato praticamente l'angolo che c'era perché giustamente la sonda non poteva girare, però quindi molto semplice. Adesso non lo metterò fino in fondo perché è ancora diciamo così si deve ancora seccare il silicone, però sostanzialmente entra dentro e praticamente il buco giusto, gli metterò giusto un po' di silicone qua e voilà, non abbiamo più nessun problema. Altro pezzetto di questo serbatoio fatto. Mauri, siamo in live. No. Siamo in live. Bene. Ah, ci sono anch'io, guarda. Ciao. Sì, infatti devo rifare tutto il video a capo, aspetta che lo fermo. Buongiorno ragazzi, sono venuto qua dal mio fornitore di fiducia. Perché? Perché alla fine abbiamo preso la decisione, nel senso che abbandoniamo quello che è l'idea di fare la piastra in acciaio e ci dedichiamo a fare una cosa diversa. Abbiamo trovato un fornitore che ci taglia
quelli che sono dei piatti doccia, molto anche belli, moderni, fatti in tipo un polimero, tipo pietra, diciamo così. Ce li taglia a misura, quindi riusciamo ad avere la misura 48 per 1 metro più o meno, e lo scarico abbastanza vicino all'angolo, perché sennò poi sotto avrei dei problemi a far passare i tubi. Spero di non averne comunque. E cosa faccio qua all'Eroi? A parte il piatto doccia, siccome non ha il bordo, quel piatto doccia è uno di quelli moderni, super belli, piatti, cosa farò? Faccio un rivestimento del pavimento attuale, che è già stato appunto siliconato, gommato, chiamatelo come volete, in vetroresina. E quindi adesso sto andando a prendere sostanzialmente la mascherina, perché poi il fornitore della vetroresina è un altro. Perché faccio così? Perché così riesco a fare una vasca che dovrebbe essere completamente impermeabile, riesco a fare quello scalone facendo una struttura in legno sotto, quindi un qualcosa di unico e più stabile, come forse era prima, però fatto in plastica. Però a differenza di prima gli metto sopra il piano doccia nuovo, che è più moderno, e poi gli metterò dei bordi siliconati con, insomma lo vedrete, ecco, un casino, però è la soluzione più veloce, diciamo meno costosa oltretutto, e ci garantisce una buona impermeabilizzazione. Ok, non uguale a quello che è il piatto doccia in acciaio, vero, però insomma un qualcosa di buono, insomma ci provo, ecco, questo è. Comunque adesso vado dentro l'Eroi a comprarmi la mascherina, perché respirare quelle cose lì non è bello. Questo dovrebbe essere il reparto per le cose, le protezioni antinfortunistiche, quindi spero di trovare una mascherina. Boh, sai che mi conviene chiedere, va? Bisogna usare le mascherine quando si usano prodotti chimici, perché possono fare dei seri danni. È meglio proteggersi quando ci sono prodotti chimici. Insomma, le cose, insomma, i danni si possono fare, quindi cose serie. Adesso andiamo a pagare, va. Ecco qua il fornitore numero 2. Ciao, la resina, l'acetone per pulire, la fibra di legno e il catalizzatore. Iniziamo a tagliare? Bene, allora la decisione è presa, no? Facciamo vetroresina, quindi iniziamo i lavori. La prima cosa che devo fare è fare il gradino tutto unito con diciamo così una sorta di sagomatura per il bagno, o proprio il cesso, insomma la tazza, ecco, perché verrà appoggiato appunto su quel gradino. E siccome voglio utilizzare tutti gli spazi, sporgerà di tanto così, quindi adesso vi faccio vedere cosa sto facendo. Allora, che cos'è questo? Chi indovina avrà un giro gratis con noi di 5 minuti, Questo è praticamente il gradino. Qua c'è il bagno e visto che sporge ho dovuto fargli questa cosa qua, che è dove appoggia sopra il bagno, ecco, la tazza. E poi adesso ve lo faccio vedere. Ehi, ciao! A volte sembra più complicato di quello che è, però alla fine è semplice. Questo è il passaruota e ovviamente mi fa un gradino e a me serve usarlo tutto il gradino. E quindi cosa ho fatto? Questa roba qui. E dove va il bagno? Aspetta, ecco fatto. Voilà. Il bagno verrà messo lì e quindi mi sporge di tanto così, ho dovuto fargli il gradino. Semplice, no? Qualcuno guida la mia mano. Non ho ancora finito, inchiodato niente, ho solo tagliato i pezzi e li ho messi qua per vedere se vanno bene. Non posso farlo lungo fino in fondo perché qua è 1 centimetro più lungo e quindi mi accorcerebbe
un attimino la base. Non è importante, perché tanto questo è ferro, sostiene. A me quello che serve è sostenere questa parte qua, che è dove ci sarà il bagno. Poi qui sotto farò, non lo so, probabilmente dei pezzi di legno così tagliati per rinforzare questa parte che è appunto dove va la tazza del bagno, e quindi insomma devo rinforzarlo un pochino, giusto per scrupolo, perché tanto sta roba non si muove. Però insomma, ve la faccio poi vedere quando è stato tutto fissato, va? L'idea è sostanzialmente questa: una volta fissato bisognerà fare i buchi per lo scarico, o meglio la presa d'aria, che è quella che appunto aiuterà il bagno a non puzzare e a seccare insomma il solido. E poi ci sarà il buco dello scarico del lavandino, che verrà qui sopra, quindi 2 buchi, e basta. E l'elettricità per la ventola del bagno, sempre. Fatto questo, quindi preparato tutto, rinforzato la struttura sotto, adesso devo andare a fare una struttura nell'angolo là per rinforzarlo, lo vado a ricoprire di vetroresina. Quindi lo rendo un pezzo unico, bello solido, scenderò, adesso vi faccio vedere. Una volta fissato tutto, con i suoi buchi, i suoi cavi che arrivano, insomma tutto a posto, questo verrà ricoperto, un pezzo unico, di vetroresina. Si scende e si farà anche tutto il piatto doccia per ricoprire i bordi, e quindi così facendo non ci dovrebbero più essere problemi con le perdite, o meglio, se ci dovesse essere una perdita rimarrebbe in questa vasca, tra virgolette, fatta appunto in vetroresina. Spero che sia una soluzione che mi salvi da eventuali altri danni che non ho proprio voglia né di riparare né di avere. Questa è l'idea. Quindi qui sopra poi verrà appoggiato un piatto doccia di quelli di casa in resina, sono quelli che fanno adesso. Poi comunque verrà siliconato il bordo, non so se col Sikaflex, ma penso di sì perché è molto elastico, Sikaflex bianco o grigio, adesso vediamo. Insomma, non ci dovrebbero più essere questi tipi di problemi qua, ecco. Eccomi, sono venuta a controllare i lavori perché io lavoro e tu invece sei qua a giocare. Infatti. Io ero a lavorare e guadagnare. Oh, guarda che bel lavandino che abbiamo. Aspetta, non riesco a indicarlo. Allora, adesso vorrei un resoconto di quello che è stato fatto in queste ore. Un resoconto? Assolutamente nulla ho fatto, sono stato qua... niente. No, allora, come ti sto mettendo, ti spiego anche a te, visto che non c'eri, perché non so cosa stai facendo. Qualcuno dovrà ben lavorare in questa casa, non si può mica solo giocare, eh? Ok, va bene. Allora, ho fatto la sagoma, adesso sto preparando il bordino qua, e questo è quello che sosterrà, diciamo, quel pezzettino wow, in aria. Ho fatto tutto bello resistente, e basta. Questo è quello che ho fatto, abbiamo fatto granché. E questo serve per? E questo serve perché c'è il bagno che viene messo sopra, e poi dopo rivestiremo tutto in vetroresina. Me l'ho già spiegato almeno 5 volte, quindi sarà molto noioso questo video. Va bene, allora questa parte la taglieremo. Il supporto è stato fatto ed è veramente bello resistente. Bene, allora, diciamo che la base è stata più o meno imbastita, come si suol dire. Adesso devo fare delle piccole finiture nei bordi, così, e poi devo fare i buchi per far passare il tubo, quello sia dell'acqua di scarico del lavandino e il tubo dell'aspirazione del bagno. Devo ancora capire bene dove metterli, però adesso ci provo. Lo faccio. Minchia! Che cos'è questo tubo? Con lo scotch americano? Quello l'ho messo per sicurezza perché si incastra bene. Questa è una soluzione che ho fatto io adesso. Sostanzialmente è il condotto dell'aria che va qua dentro, come vi ho detto prima, e che dovevo trovare qualcosa che si piegasse. Ho provato a comprare questo tubo qua, ma è troppo rigido, e quindi ho buttato via dei soldi, e alla fine sono riuscito a trovare questo flessibile qua con delle giunte, e sono riuscito a farlo. La difficoltà a volte non è neanche tanto trovare la soluzione, ma a volte trovare i materiali. Non c'è stato una vite in questo camper che sia andata così dentro. Tac, preso, praf, messo dentro. No. Sempre dovuto trovare il tubo, la dimensione, il raccordo. Qualsiasi cosa è un problema.
Quindi è un problema di ritardi, perché magari non ci sono qua i negozi molto forniti. Certo, se ero a Milano magari in qualsiasi parte, qualsiasi cosa trovavo. Qua no, quindi devi magari cercarla in internet, ordinarla ed eventualmente anche avere degli errori, perché magari sei convinto che sia un 10, lo misuri, poi quando arriva non è esattamente un 10, ogni passo è un problema. Però abbiamo una costanza di viaggiare, di arrivare alla meta, di riuscire a portare questo catorcio agli anni 2020 nel miglior modo possibile e farci tanti bei chilometri e tantissimi bei viaggi e tantissimi bei posti e spiagge e montagne, insomma, ecco, questa è la nostra idea e quindi chi ci segue sicuramente viaggerà con noi. E quindi ovviamente vado avanti, perché se no sto qua a parlare e poi che faccio? Che faccio? Qua non ci vado da nessuna parte, ehi! Dai, vado, va? Se no qua... Oh raga, è arrivato il momento, Mhm. Sì. Iniziamo con la vetroresima. Mai fatto, La prima volta che vedo i prodotti apro. Ho visto qualche tutorial, è abbastanza semplice a vederlo, poi da dire a fare ci di mezzo al mare. E niente, insomma lo facciamo, ecco, vi spiego un attimino. Questa qua è sono 5 metri di fibra, no? Di questo foglio. Poi abbiamo la mascherina per i prodotti chimici. È molto importante la mascherina, perché questa qua blocca tutti quelli che sono gli agenti chimici, quindi evitare di respirare questa cosa, insomma, è consigliato. Queste sono mascherine che servono. Poi acetone. L'acetone sostanzialmente serve per pulire, perché scioglie tutto quello che è questa resina, così mi hanno detto. Poi questo qua è il catalizzatore, serve da mettere assieme alla resina, che è questa roba qua da 5 litri, perché inizia sostanzialmente a seccarsi con questo. Infatti bisogna mettere una percentuale veramente piccola, perché se ne metti troppo questo secca troppo, perché scalda oltretutto seccato. Altro sistema di protezione, guanti, perché essendo roba chimica meglio magari non proprio toccarla con le manacce. E basta. Per quello che mi serve è un pennello, un rullino, che sono quelli per verniciare, che lo usi per levare le bolle, eventualmente bolle, e basta, forbice, taglierino per tagliare un po' la roba, insomma io ci provo, ecco. Non criticatemi se non viene un lavoro ben fatto, è la prima volta che lo faccio, quindi come viene viene. Ormai sono alla disperazione. Qui il piatto doccia ce la mettono, la doccia bisogna farla, già si sente che insomma è meglio farla, a parte le battute realmente, è la prima volta che faccio un lavoro del genere. E non sembra difficile, però come tutte le cose vanno fatte, provate e trovate le soluzioni. Dopo vi saprò dire se è stato facile o meno e lo vedrete anche voi il risultato. Crocio le dita. Sono curioso di provarla questa mascherina. Mi sono dimenticato di dire, totale della spesa: vetroresina, catalizzatore, resina, mascherina, guanti, e acetone. Più o meno ho speso 80 euro per fare una vasca così. Mi sembra abbastanza onesto, E adesso fiore della mascherina, già non riesco a capire come si apre. Ok, qua, così. Si respira di merda comunque, Vabbè, l'importante è che non entra la schifezza. Adesso la levo perché sennò muoio per la mascherina. Ciò che mi spiego, non vi spiego, mi spiego. Nel senso che vi faccio vedere quello che sto facendo, spero sia il modo giusto. Comunque, allora ancora prima di mettere dentro la resina con il suo catalizzatore, per evitare che si secchi, perché dovrebbe seccare in fretta, questo mi è stato detto, cosa ho fatto? Io ho fatto il primo strato, l'ho tagliato, tagliato gli angoli, insomma l'ho predisposto, ok? Per evitare insomma di farlo mentre hai la resina che inizia a seccarsi. L'ho fatto in 2 pezzi, ovviamente poi verranno incollato uno con l'altro, quindi sarà un pezzo unico,
e ho ritagliato tutto, anche qua ho fatto questi taglietti qua per riuscire a fargli il bordo, ecco, così che posso iniziare a mettere la resina e fare il più veloce possibile, ok? Almeno questa è l'idea. E adesso troverò poi dei pezzettini da mettere qui sotto, lo farò in un secondo momento, non lo so, anche perché non so bene esattamente come farlo con le strisce, quindi non lo so, questo lo vedrò. Però questo è il quanto, insomma, verrà tutto foderato così, questo è il primo strato. L'idea era quella di metterne 4 o 5, ma mi sa che devo vedere come resta. Secondo me 2 o 3 forse è già più che sufficiente. Anche perché l'unica cosa un po' portante è questa, dove c'è il bagno ma che non si muove, e qua che ci sarà il piatto doccia, quindi non so, vedremo. Non vi chiedo consigli perché, anzi, grazie a tutti, ne avete dati veramente tantissimi nel video precedente, che lascio la descrizione qui sopra, che era la prima parte del bagno. Siete stati utilissimi, avete avuto delle idee geniali tutti, e ne ho valutate veramente tante. Poi alla fine ho scelto forse la soluzione più rapida e indolore con i materiali qua, perché alcune erano belle ma di difficile applicazione, proprio perché trovare materiali, ripeto, non è possibile qua. Ragazzi, ho fatto il gradino, quindi metà del tutto il piano, e se devo essere sincero pensavo fosse più facile, ma non lo è. Nel senso che si appiccica, probabilmente magari non uso gli strumenti corretti, non lo so, però realmente mi si appiccica tutto, cioè è una cosa veramente allucinante. Però vabbè, io ho fatto il primo strato, adesso aspetto che asciughi, però vedo delle bolle che non mi piacciono, vorrei schiacciare, ma se le schiaccio vengono ancora più fuori, quindi ecco, questa forse probabilmente è l'inesperienza. Ecco, se fossi stato esperto o non so, avessi visto magari qualche tutorial dove affrontavano questo problema, magari avrei visto anche come lo risolvevano. Però non voglio toccare in più, perché adesso se tocco si appiccica, mi si stacca, quindi lo lascio asciugare e eventualmente quando sarà asciugato i pezzi che non mi piacciono li taglio e gli rincollo sopra dei pezzettini. Devo fare così, un pezzo alla volta, un tentativo, anche perché penso che una volta che ci sia una base, uno strato di vetroresina, poi la vetroresina sulla vetroresina dovrebbe attaccare meglio, credo, tutto un esperimento, quindi vediamo. Comunque vi fa piacere che sto andando avanti, vediamo il risultato finale. Sono un matto, però cosa devo fare, ragazzi? Una soluzione la dovevo trovare, quindi speriamo che questa qua sia quella giusta. Non lo so, è strana la vetroresina, però è una cosa, pensavo fosse più, invece si scioglie tutto quando inizia a lavorarla e quindi diventa una specie di pastone, di gommoso, che però non riesce a tirare, non lo so. Vediamo, adesso esco di qua perché mi sono levato la maschera, c'è una puzza di tipo acetone che è una cosa, vabbè, vedremo alla fine. Va. Mi sa che non vi filmo tutti i vari cose, avete visto più o meno come sto facendo e basta. Adesso insomma mi concentro nel cercare di tirare sta roba, non lo so, adesso lo faccio asciugare, poi vediamo, vi racconterò man mano. Ciao!